Dove andate alle 5 del mattino? Ha chiesto tuo nonno. Andiamo a caccia, gli ho detto. A caccia di albe. Dovevi vedere che faccia ha fatto. Dai, piccola, sveglia! Eccola! Eccola che arriva! E anche oggi il cielo dà spettacolo. Wow! Che regalo, eh? Bellissimo! Vengo spesso qui all'alba. Ci venivo con Sandra. Diceva che a quest'ora si sente più profondo il contatto col mondo. Quando parli di lei, nonna, ti si illuminano gli occhi. Sì, era un'amica speciale. Te ne eri accorta di avere una santa per amica? Mica tanto. Cosa bisogna fare per essere santi? Non arrabbiarsi mai? Parlare piano tipo Angelo? Era così la tua santa? Ma che, anzi, era una tipa combattiva. Era simpatica? Da matti, ci facevamo di quelle risate. A volte però sapeva diventare molto scomoda. Ci tempestava di domande. Vi sembra giusto che il nostro modo di vivere sia così pieno di privilegi mentre altri non se li possono permettere? Come fate a dormire tranquille davanti a certe ingiustizie? Noi le dicevamo, le ingiustizie, Sandra, ci sono sempre state. Il mondo non lo puoi cambiare. E lei? Il mondo intero no. Ma per oggi il mondo di Dario sarà migliore, no? Dario? Sì. Un barbone che aveva incontrato per strada e a cui regalò il suo maglione nuovo. Come si arrabbiò la mamma di Sandra. Il maglione glielo aveva appena comprato. E continuò a liberarsi di altri maglioni e del troppo pane e delle troppe comodità per darli a chi non li aveva. A volte i santi, mentre ce li hai lì, fai fatica a capirli. A dire il vero, qualche traccia di santità già la si poteva vedere. Non trovi sia insolito che una ragazzina passi ore e ore a pregare davanti a un tabernacolo? Eppure Sandra se ne stava là, coi fogli sparsi delle sue domande per ore. Delle volte di notte, si è perfino addormentata in chiesa. Lì diceva di sentirsi a casa. E si sentì a casa anche quando, a 12 anni, incontrò per la prima volta il sorriso di Don Oreste, un sacerdote pieno di energia che subito la incuriosì con una domanda. Ti va di fare un incontro simpatico con Gesù? Certo che sì, lei rispose. Ma come si fa? Vieni e vedi, le disse il prete col sorriso. Sandra lo seguì. E così si ritrovò in cima ai monti di Canazei a spingere carrozzine con ragazzi disabili sopra senza sentirne il peso. Stupore, bellezza e la gioia di donarsi la travolsero come un uragano durante quel campeggio in cui Sandra conobbe altri giovani che come lei non ci stavano a tenersi il maglione nuovo davanti al povero che non ne aveva neanche uno. Quando tornò a casa, disse entusiasta alla madre: «Ci siamo spaccati le ossa, mamma, ma stanne certa che quella gente lì non la lascerò mai più». Quanta gioia tutta all'improvviso. Ho conosciuto il bene, ho conosciuto amore in un bicchiere d'acqua donato, in una notte dove ti sembra di toccare le stelle. Tutto è dono, i doni non si trattengono. Non è mia questa vita, Signore, è prezioso ogni istante. Fu lì che Sandra capì.
Non si trattava di fare opere di carità verso i poveri, ma di stare con loro. Gesù abitava proprio nella fragilità delle persone incontrate, dalle quali c'era solo da imparare. Ora Sandra era pronta a dare, ma soprattutto a ricevere. Il mio cuore ora trova casa, povera tra i poveri, lì vi potrei abitare, lì trova spazio al cielo. Finito il liceo, si iscrisse a medicina. Voleva diventare medico e poi andare in Africa come missionaria. Ne parlò col fidanzato e insieme iniziarono a sognare di poter condividere questo progetto. Sandra iniziò a spendere ogni minuto libero per gli altri, ad esempio nella comunità di Trarivi, dove abitavano dei giovani a cui la droga aveva spento il sorriso. Lei vi portò il suo. In quel periodo la vedevi girare sempre coi libri degli esami di medicina nello zaino e il rosario. Se li portava ovunque, nella comunità di Trarivi, all'università, quando stava con gli amici, col fidanzato. Quando aveva un momento iniziava a studiare o a pregare e riusciva sempre a prendere bei voti. Aveva capito dove abitava il vero bene, perché è vero quello che diceva. Noi uomini siamo imbianchini maldestri, sporchiamo i muri tante volte, ma se ci affidiamo a Gesù dipingiamo meraviglie. Anche la sua vita stava tracciando un disegno bellissimo nelle mani di qualcun altro. Noi, amiche, lo capimmo solo dopo un po' di tempo, quando Sandra ci lasciò all'improvviso. Dici che è morta, nonna? No, è viva più che mai. Deve solo stare nel suo posto. Ma dopo non la vedo più. Però sai che c'è, ed è la tua stella. È bello avere una santa per amica. Se non litigo con mio fratello, faccio sempre tutti i compiti. Secondo te, anch'io sono un po' santa? È un buon inizio. Poi occorre allenarsi In cosa, nonna? a pulire il cuore dalle cose inutili. Solo così il vero bene trova casa. Il mio cuore ora trova casa, povera tra i poveri, lì vi potrei abitare, lì trova spazio al cielo. Noi uomini siamo degli imbianchini maldestri, sporchiamo i muri tante volte, ma se ci affidiamo a Gesù dipingiamo meraviglie.